Allora, oddio, è bellissimo! Buongiorno belle persone, benvenute in questo nuovo video, come state? Spero tutto bene. Questo sarà ufficialmente per voi il primo video dopo la mia pausa estiva, io spero di essermi riposata nel frattempo perché questo video lo sto girando prima. E come state? Spero tutto bene. Io sono Daria, ho 33 anni, in questo canale parliamo di sostenibilità e consapevolezza senza giudizio e senza pretese. Spero che vi vada di iscrivervi, di lasciare un mi piace e commentare perché sono delle azioni gratuite che avete a disposizione per supportare il mio lavoro su questi canali. Allora, oggi voglio fare un video di quelli semplici, di quelli un po' frivoli, perché sapete che ogni tanto, tipo ogni 6 mesi, io vi ciccio fuori un acquisti di Vinted dell'ultimo periodo e infatti ho 4 pacchetti che voglio aprire in diretta con voi, di cui uno che ho appena ritirato e sono troppo gasata. Io spero che ci sia quello che spero dentro, che sia tutto ok. Insomma, adesso lo scopriremo insieme perché proprio non l'ho neanche toccato. Gli altri li ho aperti per comodità nei giorni scorsi, ma non ho sbirciato. Insomma, faremo tutto insieme. Ray, non è il momento. Tesoro mio, ti ho portato fuori, abbiamo fatto una passeggiata di un'ora, penso che possiamo abbassare le pretese. Prima di cominciare però, come sempre, voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi, come sempre, cioè magari, e lo sponsor del video di oggi è Everdrop. Everdrop è il mio alleato per le pulizie in casa da 6 lunghi anni, praticamente da quando ho aperto il mio profilo di Daria al Naturale. Lo ringrazio per continuare ad avere fiducia in me e in questo video in particolare vi voglio parlare della pietra pulente e della pasta pulente, che sono due tra i miei prodotti preferiti di tutto il catalogo Everdrop. Come al solito per voi c'è un codice sconto Daria del 10% su tutto il sito e vi lascio ulteriori informazioni tipo qui sotto. Ma adesso parliamo al volo di pasta pulente e pietra pulente. La pasta pulente è una pasta abrasiva molto versatile e molto leggera che a me piace tantissimo utilizzare per tutte le zone della casa, bagno e cucina più delicate, sulle quali però magari voglio rimuovere delle leggere incrostazioni, tipo il piano cottura, le piastrelle, cose di questo tipo, oppure il piano da lavoro in cucina. Mentre la pietra pulente è ottima perché ha un'azione, essendo fatta in vetro espanso, molto più decisa e quindi io la vado a utilizzare per esempio per le fughe tra le piastrelle in bagno, è un salvavita, o ancora per tutte quelle macchie che si vanno a formare nelle zone più alte del water, ad esempio, quella andando a sgrassare riesce a far tornare ogni superficie nuova come prima. Quindi grazie mille Everdrop per credere in noi come al solito. Io vi invito ad andare a dare un'occhiata ai loro nuovi prodotti, anche perché sapete, ve ne ho parlato, sono usciti taglieri e sono diventati il mio nuovo grande amore. E adesso proseguiamo con il... Allora, mi pinzo e partiamo con il primo pacchetto. Allora, vedo già cosa esce da questo pacchetto e quindi premessa. Perché ho fatto questi 3 acquistini di abbigliamento? Perché non so se voi lo sapete, ma a settembre uscirà forse l'unico sequel che io ho mai atteso, del quale sono convinta fino al midollo che faccia schifo, però è uno dei miei film preferiti di sempre, quindi non posso non andare a vederlo al cinema, anche se penso che lo rimuoverò dopo averlo visto dalla mia memoria. E sto parlando del secondo film di Amori e Incantesimi, in inglese Practical Magic. È un film della nostra infanzia, della mia adolescenza, che parla di 2 streghe, Sally e Gillian Owens, di cui io sono... Cioè, vi dico soltanto che c'è stato un momento della mia infanzia in cui volevo farmi tatuare Gillian, perché ovviamente Nicole Kidman è la mia attrice preferita di sempre, in quel film raggiunge apoteosi di bellezza proprio, quindi io volevo farmi tatuare il suo nome, pensate come stavo messa, meno male che me l'hanno vietato. Avevo un diario delle streghe, non so se voi ve lo ricordate, che c'era una rivista, vabbè, Witch, ecco, vedete la mia ADHD, c'era una rivista che si chiamava Streghe, che era simile a Witch, però un pochino più fancy, meno interessante, meno particolare, però mi piaceva tantissimo comunque. C'era, mi pare, una delle streghe, quella con i capelli lunghi blu, si chiamava Isabella, che mi piaceva tantissimo. Insomma, vabbè, io avevo un diario di streghe all'interno del quale andavo a scrivere i miei incantesimi presi da Practical Magic. Insomma, vabbè, ero fissata a questo film, lo so letteralmente a memoria, come tanti film che io adoro particolarmente. E nulla, praticamente ho un'amica alla quale piace tantissimo anche a lei questo film e quindi ho detto andiamo a vederlo insieme. Tutto questo per dirvi che ho pensato che voglio andare a vederlo al cinema vestita come Gillian Owens e quindi ho pensato fammi vedere se su Vinted trovo qualcosa nello stile che peraltro è un mio stile, cioè proprio incontra il mio stile, ma è quel mio stile un po', ho scoperto che si dice whimsigot, che non è whimsical, che adesso va tanto di moda ma mi piace uguale, e comunque è un mix tra lo stile witchy, quindi strega, e lo stile gothic, che io però non è che ho tanto il coraggio di fare, d'inverno sicuramente di più, però insomma mi piace ma non oso. Comunque vabbè, insomma ho scoperto un mondo su Vinted e quindi ho trovato un outfit perfetto. Parallelamente ho trovato una maglietta, che è questa qui che andiamo ad aprire adesso,
che mi dava un sacco le vibe anni 2000. Oh no, la adoro, ma non mi ero accorta che era crop. Madonna, ma perché fanno queste cose? Ma perché? Io vorrei maledire il giorno che è stato inventato il crop top. Possiamo mettere hashtag domanda del giorno, crop, cioè quelle magliette che arrivano sopra l'ombrellico. Sì o no? Ve prego, fatemi sapere che siamo tutti uniti sullo stesso fronte. Io detesto le magliette crop, fantastico, non mi ero accorta che era crop. Vabbè, non importa perché è carinissima, cioè ragazzi, ditemi se non urla anni 2000. Cioè questa potrebbe essere benissimo una maglietta alla Sabrina, Vita da strega, o ancora Britney Spears, non lo so, è proprio anni 2000, mi piaceva tantissimo. Ovviamente la metterò perché comunque sono sicura che è la mia taglia, peccato che ha questo crop, io però per fortuna ho dei pantaloni a vita alta neri che sarebbero perfetti per questa maglietta, quindi vabbè sono contenta, è molto carina, è di Jennifer, quindi non è niente di particolarmente fighetto. Sapete che io vi suggerisco di evitare di comprare il fast fashion come second hand perché si possono trovare cose migliori, e anche per non incentivare il mercato del fast fashion, questa vabbè è stata un'eccezione, però io di solito ragiono così. Bene, poi andiamo col secondo pacchetto. Ah, ho capito cos'è. Allora, su questo, ecco, allora ok, gli altri due pacchetti quindi sono maglietta e gonna che ho preso per fare questo outfit. Speriamo che sono belli. E la gonna era uno stile di gonna che veramente sognavo da sempre, che non avevo mai acquistato. Speriamo bene. Oddio, il colore è bellissimo, mi sembra anche fatta benissimo. Oddio, è stupenda. Oddio, lo sto prendendo al contrario. No, è stupenda. Grazie signore. Oddio, è bellissima! Allora, è questa gonna in velluto blu. Adesso vi avrò messo ovviamente in posto un po' di foto di come si veste Gilly. Questa è di Maeve Anthropology, by Anthropology, ed è made in Philippines, però è veramente fatta da Dio, cioè stupenda, bellissima. Non vedo l'ora di provarmela e sapere come mi sta, però mi sembra perfetta, ed è appunto di questo vellutino verde-blu che era proprio quello che stavo cercando. E adesso vi faccio vedere la maglietta che ho pensato di metterci sopra, sperando che anche questa sia carina. Questa pure mi fa sorridere perché rincontra veramente tantissimo il mio stile, ma non avevo per niente una cosa del genere. Vediamo. Oddio che carina, aspettate, prima di vedere la maglietta mi accorgo che questa ragazza mi ha messo un regalino, una cosa che non userò mai probabilmente in vita mia, però vabbè dai, ci può stare. Ah no, però è figa questa cosa in realtà. Ma questi si possono usare secondo voi? Cioè praticamente mi ha messo... Ah no, ah è un segnalibro, vabbè è un segnalibro con questa donna, con questo volto splendido. Io pensavo che questi cosini li potessi usare, però mi sa che non si possono usare. E poi c'è appesa questo fiore di loto con questa codina nera. È una cosa un po' kitsch, però è carina, carina. Oddio, la maglietta mi piace da morire! Guardate, sta dentro questa velina. No, oddio, la amo. La amo! È bellissima. Oddio, è stupenda! Oddio ragazzi, non potete capire che buon odore che arriva da questi vestiti. Oddio, questa c'ha un profumo buonissimo di bucato, ma proprio buono, buono, buono. E là è bellissima, quindi immaginatevi questa maglietta con sotto questa gonna. Stupende, stupende. Ovviamente questa sotto necessita di una canottiera, però io ho una canottiera beige che secondo me ci sta perfetta. Ed è bellissima, questa marca è Raphael, si chiama, penso che sia vintage questa maglietta, e mi piaceva tantissimo questo dettaglio del bordo, e poi appunto ha tutti questi fioroni, perché ovviamente Gillian, da brava strega, è piena di fiori. Bene, bene, meno male. Quindi vabbè, diciamo che 2 su 3 sono andati a buon fine. Ora apriamo il pacco più importante di tutti. Molte pretese per questa cosa, speriamo bene. Allora, vi parlo da dove nasce questo pacco. Questo pacco nasce da una nostalgia anni 90 che avevo da tempo e da una fregatura in realtà, perché io possedevo 2 di questi cosi e poi a un certo punto nella fase della crescita ho deciso di venderli perché pensavo che non li avrei mai più utilizzati, pensando che sarebbe stata una cosa limitata al periodo appunto adolescenziale. E più passa il tempo, più io mi rendo conto che ho di nuovo voglia di avere un passatempo che mi permetta di non stare le ore a scrollare sul telefono. E i passatempi sono tanti, tanti non elettronici. Si può leggere un libro, si può fare la settimana enigmistica, mi vengono in mente le cose che ho adesso sul tavolo, si può guardare un film, si può dipingere, si può creare quello che volete. Però a volte, soprattutto d'estate, quando le giornate sono molto lente, molto calde, non hai voglia di fare nulla che ti impegni fisicamente, almeno per me è così che soffro di pressione bassa, avevo sempre di più il desiderio di comprare di nuovo un Nintendo e quindi ho deciso di comprare una console su Vinted. Spero che vada a buon fine questo acquisto, ma adesso vi racconto.
Wow, wow. Oh, non me l'aspettavo. Che carino, me l'ha messo con dentro, c'è dentro proprio la sua sacchetta. Wow. Allora, lei non è per te, su, giù. Allora. Oddio, è bellissimo. Piango. È bellissimo. No, ragazzi. È in perfette condizioni. Quante volte ho pensato, desidero avere qualcosa che mi permetta di non stare al telefono, qualcosa che mi permetta di evitare di stare sui social, che in questo periodo storico per me sono veramente tossici come non mai. Li apri, sei serena e dopo aver scrollato 2 minuti ti trovi lo stomaco aggrovigliato perché hai visto in seguito violenze sugli animali, violenze sulle persone, disastri aerei, disastri ambientali, ondate di calore, caldo estremo, morti per il caldo, cioè non se ne può più, come se non sapessimo che succedono queste cose. Non è il notiziario, non è il TG, non è qualcosa che tu decidi di guardare 20 minuti prima di cena alla TV, è qualcosa che apri e ti viene spiattellato addosso durante tutta la tua giornata in continuazione e questa non è una cosa sana. Quindi mi sono fatta il Nintendo DS Lite, allora in questo colore lime che è bellissimo e dentro... Ok, c'è tutto, mi aveva messo, me l'aveva preannunciato anche il caricabatterie originale. Perfetto, adesso ovviamente la cosa più importante, devo farlo subito perché l'ho appena ritirato, ma lo devo fare prima di accettare l'ordine, devo verificare che sia tutto ok, che si accende, che si carica e allora vabbè, scusate, sono troppo felice, è bellissimo. E allora, io desideravo questa console, quando ero piccolina avevo il Nintendo DS 3DS che mi regalavano i miei genitori per Natale, è stata una delle console che ho amato di più in assoluto. Io sono una ex bambina amante da morire delle console perché avevo un fratello 7 anni più grande che si faceva regalare tutte le console, quindi il Nintendo 92, il Nintendo Advance, la Wii, il GameCube, insomma ce l'avevamo tutte, non abbiamo mai avuto la PlayStation però e ne sono grata perché ho sempre pensato che la PlayStation creasse un po' di dipendenza rispetto alle altre e vabbè insomma questo per dire che io ho ricevuto il Nintendo 3DS quando ero piccolina e l'ho amato. Il primo cane che ho avuto era su Nintendogs e forse era meglio. Rosica che io non lo cago, come se non stessimo tutto il tempo insieme lei. Io e te viviamo insieme tutto il giorno, io lavoro da casa. Poi, passato un po' di tempo, il Nintendo 3DS è diventato un po' obsoleto, quindi poi arrivo al liceo un mio amico vendeva il Nintendo, il DS Lite e io me lo compro, bellissimo, stupendo, l'ho utilizzato per un po' di tempo, ovviamente neanche a dirlo. Il mio gioco preferito era Pokémon, ma dopo qualche anno, pensando che ero ormai cresciuta, non ne avrei avuto più bisogno, l'ho venduto. Li ho venduti tutti e due e quindi praticamente sono rimasta senza. Proviamo a accenderlo? Si accende. Oddio, mi piace. Mi sembra perfetto, me l'ha anche mandato carico, e stupendo, cioè inutile dirlo. Allora, ora voi vi chiederete, Daria, ma... questo non c'è il pennino? No, mi pare che non ce l'ha il pennino, non mi ricordavo se ce l'avevo o no. Ah, c'è pure il coso per... Ah sì, ce l'ha il pennino. Top. Vabbè, fantastico. Pensate che l'ho pagato 50 euro, cioè non è che l'ho pagato 300 euro. Queste cose ormai costano un botto e qua sotto c'è anche il copri-slot, se qualora si volessero giocare totale. Sono troppo felice. Ok, fighissimo, tra l'altro io domani parto per le vacanze, sarebbe stato comodo portarselo appresso, ma non ho i giochi e ovviamente come vi stavo dicendo prima il mio gioco preferito era Pokémon e io mi sono comprata Pokémon. L'ho comprato sempre su Vinted a una quindicina d'euro, ho preso un Pokémon qualunque perché io ho giocato soltanto a rosso, giallo, smeraldo e perla. Quindi poi ho preso platino, spero che sia figo, e ecco, il mio sogno era rigiocare a Pokémon, quindi ho voluto fare queste... ma erano anni che io pensavo di fare questa cosa e non l'ho mai fatta. Alla fine mi sono decisa quest'estate e ho cominciato a cercare un po' in giro, ne ho vagliati tanti, ho chiesto informazioni a destra e a manca ad amici e amiche che ne capiscono più di me e questa dovrebbe essere stata la scelta migliore di tutte, lo spero, e niente, sono troppo felice, che bello che avete assistito con me a questa cosa. Dicevo, quindi io ho comprato su Vinted un'ultima cosa che ancora non mi è arrivata, ma non penso che mi arriverà prima di domani, cioè dovrebbe avere proprio la fortuna di arrivare oggi
o domani mattina, ma non credo che sarà così. Allora, mi intrufolo nel video che state guardando per dirvi che in realtà il gioco di Pokémon poi è arrivato il giorno dopo. Io sono riuscita a prenderlo esattamente prima di partire per la vacanza, quindi il gioco è Pokémon Platino e ho scoperto, sono una cretina, che io a Pokémon Platino ci avevo già giocato, non l'ho mai finito, per cui vabbè, non importa, adesso ci sto rigiocando, volevo far vedere al volo la mia squadra. Comunque è perfetto il Nintendo, è perfetto il gioco. L'unica cosa che vi dico, se dovesse mai interessarvi fare un tipo di acquisto di questo tipo, è che il gioco purtroppo è fake. Io non sapevo che si facessero i dupe anche dei giochi per il Nintendo e qua e là. Aspettate che faccio così con un dito solo, un po' difficile. Io non sapevo che fosse possibile duplicare anche i giochi e quindi insomma vabbè, ho comprato un gioco fake e ci sono rimasta molto male, gliel'ho detto pure alla persona dalla quale l'ho comprato, ma mi ha detto io in realtà l'avevo scritto che era compatibile. Io ho detto sì, ma io che ne so che vuol dire che è compatibile. Compatibile immagino che voglia andare bene per tutte le console. Vabbè, comunque ho Dustox, che è un Pokémon che non mi fa impazzire, ma è tipo una farfallina, Ponyta che è una delle mie preferite, Grotle che è il mio Pokémon di base, non mi piace per niente, però vabbè, lo devo tenere, il mio preferito è la Squirtle, poi c'è Shellos che è di mare, Luxio che mi ricorda troppo il mio cane, cioè è lui, ed è di energia, Shellos invece è di acqua, e adesso sto aspettando di catturarne un altro, ho già battuto 3 capi palestra perché ci ho giocato durante tutta la vacanza, lo amo. Ho visto che ci sono anche i giochi di Harry Potter, cioè sicuro li voglio chiedere a Natale, e nulla. Sono felicissima, che bello! Bene, belle persone, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che vi ho fatto vedere. Questi erano acquisti che ho fatto nell'ultimo mese in realtà, ma perché di solito non faccio acquisti su Vinted, cioè li faccio quando c'è un momento in cui magari ho qualcosa nello specifico da voler comprare, e così è stato. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, grazie, al prossimo video, ciao!